Buongiorno, buongiorno. Oggi siamo al Cremona Circuit. Sono qui a Cremona perché devo migliorare la mia velocità in curva. Il nuovo tracciato l'avrete già visto in altri video fatti da piloti ben migliori di me. Posso dirvi comunque che qui con la 300 bisogna letteralmente lanciarla in curva. Durante la gara del MES la pole è stata fatta da Mirko Gennai in 1:42,9. È la prima volta che vado con la Ninja 400 in una pista in cui ho già dei riferimenti con il 1000 ed è incredibile come con questa moto qui si abbia quasi più tempo per fare tutto, più tempo per pensare e quindi ho anche avuto più tempo per capire determinati errori che faccio solo perché è più facile la moto, si ha più tempo di fare tutto. E come state vedendo ho un'altra maglietta, ma perché semplicemente mentre stavo editando il video mi sono accorto che non ho mai detto perché ho scelto la Ninja 400. Mi serviva un mezzo d'allenamento tra una gara e l'altra perché usare il mio ZX10 come allenamento iniziava a diventare troppo dispendioso e anche rischioso, perché non potevo rischiare di stendermi una settimana prima o 2 settimane prima di una gara. Ho optato per questa moto che costa relativamente poco, come allenamento è perfetta, si hanno le stesse identiche sensazioni di una moto grande, si può usare ovunque ci si diverte, dal cartodromo alle piste grandi. È una Ninja 400 del 2018, ex motestate, ha su tutto, sospensioni, scarico completo, frizionante di saltellamento. Comunque vi linko in descrizione tutte le modifiche perché è veramente carica di roba, non c'è da fare nulla. Le gomme, sto usando attualmente quelle che mi passa il team, sono usato, uso solo gomme usate, tanto per allenarsi vanno più che bene. Loro stanno usando delle Pirelli SC1 e sulla durata sicuramente durano più del mio Kawasaki 1000. Secondo me con gomma nuova 4-5 giornate usa tranquillamente. Ovviamente usarla nei cartodromi tipo Tobiano è veramente impegnativa. Si va lì è perché si vuole fare un certo tipo di lavoro sulla tecnica di guida nello stretto e nel piccolo. Piste come Varano, Modena ci si trova veramente bene. Piste un po' più grandi come Cremona, Misano o Mugello ovviamente lì si è un po' fuori dal suo uso, anche se al mondiale Superbike i ragazzi vanno veramente forte, ma lì si è quasi sempre a full gas, si frena veramente poco e tanta percorrenza. Di un uso leggermente diverso se uno vuole allenarsi per il 1000. Sono moto divertentissime e la consiglio assolutamente.
Ora, ci sta che la moto possa avere dei problemi tecnici, ma fermarsi a bordo pista, mettere sul cavalletto e andarsene non è la miglior soluzione. In caso di problemi bisogna andare il più esterno possibile, cioè vuol dire al di fuori dall'asfalto, in ghiaia, sull'erba, ovviamente in sicurezza, ma fino alle barriere, perché lasciarla lì è pericoloso. Tant'è vero che hanno dovuto mettere bandiera rossa e siamo dovuti uscire e aspettare che arrivasse la macchina per prenderlo. Se fosse andato esterno, contro, vicino al guardrail, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di fermare il turno. Quindi mi raccomando, in caso di problemi tecnici, fuori dall'asfalto. Se è il vostro giro di uscita, andate piano, va bene, ma non rimanete in traiettoria e soprattutto se siete in traiettoria e andate piano, non scartate all'ultimo. O quantomeno prima di fare ciò vi girate indietro e controllate che non ci sia niente. Allora, qui dall'onboard non si capisce molto bene, però io stavo arrivando molto forte in quelle tre curve lì rispetto ai 600 e 1000, noi con la 300 le facciamo veramente forte, e il ragazzo col Kawasaki davanti che stava uscendo dalla pista non l'aveva segnalato prima. Per fortuna io lo avevo già, tra virgolette, annusato e sono stato fuori dalla mia traiettoria ideale, proprio in mezzo nell'ultimo cambio di direzione. In realtà io quel cambio di direzione lo faccio proprio dove era lui con la moto e ci saremmo toccati dentro. A Cremona, se dovete uscire, nella staccata del rettilineo, quello lunghissimo, dovete già far intendere che volete uscire in corsia box, perché se non vi girate indietro, non sapete se sta arrivando uno a cannone, in quel cambio di direzione lì è pericoloso, ok? Al prossimo video e mi raccomando iscrivetevi!